se all'interno di una coppia uno dei due chiede di vivere il concetto di fedeltà o comunque la costruzione di un amore in modo diverso dall'altro, che deve fare? Deve accontentarsi, deve stare, deve resistere, deve provare, deve... Cosa ne pensi? Sorrido un attimo perché la domanda è sibillina, no? Allora io mi dico, tutte le persone per esempio che possono vivere, questi uomini che in qualche modo sanno sotto, come dire, l'odore che bene o male può andare insieme ad altre donne, che non è proprio una relazione così, no, univoca, eccetera, o questi uomini che possono vivere anche queste donne che bene o male per il loro sono lavoro, per il loro molto, mestiere si molto trovano vivaci. vivaci, in contatto con altre persone, che poi sai, ognuno poi, ripeto, vive questo aspetto di trasferialità energetica in diversi modi. Uno può solo rispondere in Facebook all'amica o all'amico, e già questa è una forma di un'energia. Uno può solo chiamare per sfogarsi all'amico o all'amica, uno può anche vedersi a cena cosa c'è di male l'amico e l'amica, e uno può andare a letto cosa c'è di male l'amico e l'amica. Sono diverse forme, no? No, ma che veramente dipende, ognuno. Un bacio può essere nulla, uno far l'amore può essere nulla, o un bacio può essere tutto, e invece uno può far l'amore può essere tutto, appunto, perché veramente spesso gli uomini anche il bacio è molto di più che far l'amore, no? Sessualmente, quindi per loro io ho fatto una serata così, non è come andare in bagno, Esatto. capito? Non me ne è voluto dire niente. Invece chi non so, per la donna dare un bacio a uno vuol dire totalizzante, no? Quindi dipende, o viceversa. Quindi insomma le fasi del modo di portare fuori l'energia sono variegate. Ora, tutte però portano fuori energia. Tutte possiamo chiamare non tradimento, che ci arriva a questo senso anche un po' moralista, ritorniamo sempre a tradire se stessi, cioè non essere coerenti anche con una certa fase di sé, perché sennò diventa anche che qua dobbiamo discriminare. Siamo in un percorso di vita, quindi non vorrei mettere questo accento di giudizio. Però quello che voglio dire è, e questa è, rispondo alla domanda tua, di tutte le persone frustrate anche, che vivono situazioni esterne che non stanno funzionando come vorrebbero, e vorrebbero un uomo più attento, più comprensivo, che ascolta, o vorrebbe una donna anche più vitale, più passionale, non sempre legata ai figli, che ha sotto i discorsi, no, tra maschio e femmina. Io dico, signori miei, se uno tradisce, anche l'altro sta tradendo. Quindi il problema non si pone neanche, perché siamo specchio l'un dell'altro. Quindi se uno si porta anche esternamente a portarsi all'esterno, l'altro deve chiedersi cosa di se stesso si sta portando all'esterno, cioè intendendo di cosa di se stesso si sta tradendo, perché sono energie che vanno in una specie di cooperazione. Sì, è vero, uno esternamente può essere anche più visibile, no? Allora esce e diventa il tradimento esterno, ma la domanda è perché l'altro sottilmente a qualche livello non ha tradito, diciamo, il compagno, non capendo, non ascoltando quella richiesta, in quel modo, in quella situazione che per lui era così importante quel momento lì. Cioè il tradimento non è una situazione solamente di lui, uno che va con un altro. Il tradimento sono tanti modi, dicevo prima, no? Certo. Che è come dire una mancanza di rettificazione sull'energia costante di sé e dell'altro, un ascolto, una cura. Purtroppo possiamo usare questo termine che l'abbiamo sempre connotato con un senso di colpa, no? Il tradire, però devo usarlo perché non me ne vengono altri. Però diciamo veramente c'è da chiedersi questo, quindi prima di dire che un uomo va insieme ad altre 1000 altre donne, vuol dire che questa donna sta andando insieme a 1000 altre questioni. Se O non sta andando insieme con la questione più importante, cioè quella di essere autenticamente se stessa, pronta a dire ad alta voce ciò che vuole, ciò che sente, e a mettere tutta la sua energia affinché questo si realizzi. Perché ci sono tante donne, così come ci sono tanti uomini, perché anche nella mia esperienza clinica tanti più uomini vengono a lamentarsi da me di queste donne più assenti, più sbadate, più veloci, comunque più lontane, ma accettano, ma stanno dentro a questo compromesso. E questo compromesso di accettare sono tradire. tante forme di tradimento, Certo. che sono riversate in diverse forme, in diversi uomini, in diverse realtà, ma in diverse realtà parliamo, che poi sono realtà energetiche, non occorre che parliamo sempre della persona fisica che tradito. Allora alla base di un tradimento, di un'insoddisfazione, ci sta un'altra condizione cooperante. E concludo dicendo questo: se uno non si tradisce, se uno è chiaro in ciò che vuole, se uno è rettificato, se uno sa la dignità di sé, sa il valore che ha, sa anche chi è, soprattutto anche che cosa vuole, questa cosa ma neanche ci entra per un nanosecondo in quella strada, non ci entrerà mai perché ha già cambiato strada, o se sta cambiando in questa strada si fermerà e si renderà conto e cambierà direzione. Grazie.